Buongiorno da Scommesse Matematiche Max Math. Ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di The Snake. È stato chiaramente da un po' di tempo preannunciato anche sulla chat di Telegram e sui due canali di Telegram e finalmente ci siamo. È il primo progetto multilingue, ci avviciniamo a degli eventi a breve importanti per i progetti di Scommesse Matematiche, e quindi per la prima volta è stato creato un modulo software in grado di tradurre completamente qualsiasi area di competenza di questo software, chiaramente in 5 lingue. Lo leggete al centro, proprio c'è scritto English Language, lingua italiana, poi passiamo all'idioma spagnolo e poi la lingua francese e quella tedesca. Chiaramente questo sarà un modulo quindi che verrà anche poi su YouTube tradotto automaticamente in queste 5 lingue, proprio per vedere un attimino, anche poiché ci sono state molte richieste sia di capire meglio Scommesse Matematiche. Mi è stato detto dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania effettivamente, ma anche in lingua inglese, da varie nazioni, che sarebbe molto bello poter cominciare a vedere anche dei video in multilingue, in questo caso almeno con i sottotitoli chiaramente nelle rispettive lingue, e che quindi era opportuno cominciare anche a vedere, giustamente, di creare i moduli, e andremo anche a modificare i vecchi in questo caso, creando la possibilità di avere un multilingue. Questo ha fatto sì che ovviamente quando aprite il file non ci metterà 2 secondi, ce ne mette 7-8, tutto qua, e quando fate il reset non ci mette un secondo ma ce ne mette 3, però a parte questo, insomma, per ovvi motivi, per la quantità enorme in questo caso di dati che sono stati inseriti e di vincoli che sono stati creati. Quindi basterà che io vado su lingua italiana e gli dico che voglio l'idioma spagnolo, per esempio, me voy in una pagina differente, ¿no? È normale. In spagnolo si chiama zona 1, in italiano si chiama area 1. E también, anche ovviamente in English Language, English Language userà l'area 1 e così via. Quindi ognuno potrà scegliersi in tedesco o in francese quello che reputa più opportuno. Io ovviamente faccio la lingua italiana anche per me, anche se fare lo spagnolo o l'inglese non sarebbe un problema. Sul francese e sul tedesco alzo le mani. C'è, che ringraziando Dio, gente più esperta di me in amministrazione, come il buon Maurizio, che parla francese e tedesco e anche inglese, e meno male, e meno male. Poi abbiamo Stefano che parla inglese e spagnolo, parlano anche italiano chiaramente, quindi insomma siamo riusciti un po' io, un po' gli altri a fare quello che dovevamo fare. Ok, fatta questa piccola premessa, che cos'è The Snake? The Snake è una nuova tipologia totalmente di approccio nel mondo del betting. Non ho detto nel mondo del calcio, nel mondo del betting. Allora, qual è la particolarità di The Snake? E questa è bellissima. Non ci interessa su quale sport ci muoviamo. Lo possiamo utilizzare sul tennis, sul ping pong, sulla Formula 1, sul calcio, sulla piscina, su quello che vi pare, pure sul polo, quello che volete. Perché? Perché lui lavora prettamente su un concetto di quote, ok? Una quota chiaramente, quindi lasciate perdere le combinate e cose strane. Ha una capacità enorme in 12 aree di competenza, che insomma per arrivarci ci vuole veramente, no, lanternino, come si dice, che è in grado, anche perché ogni area all'interno ha 2 sottoaree. Adesso lo vedrete, non avete neanche i fogli in basso, foglio 1, foglio 2, è tutto automatizzato. Vi muoverete come chiaramente su un piccolo software, nelle varie aree tornerete indietro, quello che volete. E ha la capacità chiaramente di comprendere tra un'area e un'altra, in questo caso, quanto sia, e questa è la prima volta che lo facciamo, la rivalutazione di investimento, sia in base alla rivalutazione anche la quota che verrà segnalata da lui come proposta per andare in chiusura. Quindi in questo caso abbiamo creato un doppio calcolatore, ma che normalmente abbiamo dei calcolatori, sapete, che lavorano chiaramente prettamente sulle rivalutazioni di investimento con ammortizzatori, doppi ammortizzatori, vari settori della matematica, le matrici, o come può essere il Masamat che lavora sui differenziali e così via. O a volte abbiamo creato dei software dove comunque si lavorava molto su un target di riferimento di quote per cercare di recuperare. In questo caso The Snake ha la capacità di integrare l'uno e l'altro. Questo ha fatto sì che però, se mentre era partito comunque per un progetto puramente calcistico, ci siamo resi conto che poi in realtà
lo potete usare nell'NFL, nel basket, nel football americano, dove volete. L'importante è seguire le sue indicazioni, ma non seguirle necessariamente come il verbo. E adesso vi spiegherò il perché. Perché potrete tranquillamente attendere un po' di più per avere una tranquillità oggettiva e andare in chiusura. Ora, se cliccate qua ve ne andate in quest'area, ve ne andate sul nostro canale YouTube, è normale che sia così, cambierà la scritta qua in base alle lingue, cambia tutto comunque. Nella pagina principale, quindi di The Snake, qui sotto abbiamo uno storico entrate e uscite, ok, lo sappiamo, no? Abbiamo uno storico che metterà gli importi totali, in questo caso delle procedure, e gli importi singoli, che adesso chiaramente non andiamo comunque a compilare. Torniamo su Start, vedete, quindi ci spostiamo oggettivamente proprio in aree d'appartenenza, non dobbiamo andare a cercare fogli e foglietti. Ok, andiamo a creare il nostro primo evento calcistico, tennistico, tennis tavolo, tennis de mesa, como se dice aquí en España. Y vamos a ver, 1 euro di puntata iniziale. Sapete che io sparo cifre enormi, 1 euro di puntata iniziale. Vedete che nel momento che chiaramente inserisco un valore, mi si illumina un'area. Questo è molto comodo perché voi poteste arrivare alla quarta area. Una volta giunti alla quarta area, uscite, andate a cena, fate quello che vi pare. Il giorno dopo, quando rientrate, cominciate a dire: ma stava la quarta, la quinta, la terza, la sesta. Non vi preoccupate, rientrate in The Snake, andate sulla pagina principale in questo caso e si illuminerà l'area dove dovete investire. Andiamo in area 1, in questo caso ce lo dice lui. Andiamo in area 1 e appare The Snake con lo sfondo nero in pelle in questo caso, perché The Snake, sapete, no, la pelle del serpente, The Snake è proprio normale. Ok, noterete che già chiaramente ha inserito la puntata iniziale che voi avete inserito nell'area, eccola qua sotto, Start, ci riclicco, vedete, è tutto interattivo ragazzi, area successiva, tornate all'area precedente, adesso lo vediamo. La lingua scelta è quella italiana, l'area si chiamerà area 1 e quindi c'è una puntata iniziale di 1 euro. Adesso ne andiamo a prendere, ad esempio, 2 giocatori di ping pong, no? Xi contro Yum Xi. Tanto vediamo tutti Xi si chiamano, non lo so perché. Ok, mettiamo Xi contro Yum Xi, quindi non sto parlando solo di calcio. Potevo scrivere Vercelli pro patria, ok? Un evento che a noi è congeniale. La cosa bella infatti è che noi potremmo all'interno dei vari step passare dal calcio al basket. Faccio un esempio, quindi libertà totale. Perché continuo a dire questo? E adesso lo vedete. La prima cosa che vi faccio notare è che quest'area, vedete, in questa prima fase è totalmente vuota, ma nei step successivi invece ci sarà qualcosa che sarà similare a questo indicatore di quota. Noterete che questo foglio fondamentalmente è diviso in 2 aree simmetriche, lo noterete. Questa è match 1A, questa è match 1B. Noi lavoreremo mai in concomitanza, cioè quando sviluppiamo un progetto lo sviluppiamo, attendiamo che termini il progetto e da quel momento in poi, dando ovviamente gli esiti di quel progetto, in questo caso The Snake ci dirà nella fase B dello stesso foglio, in questo caso della stessa area, come interagire. Andiamo a vedere. Ora, noi sappiamo che dobbiamo puntare 1 euro. Abbiamo trovato una quota a 1,80. Noi possiamo sempre qui in quest'area totalmente free andare a scrivere quello che reputiamo più opportuno, cioè più che altro per un fattore mnemonico. In questo caso mettiamo win Xi, giustamente. Ok, vogliamo che vince win Xi. Ce lo ricordiamo, fine, non dobbiamo fare altro. Attendiamo in questo caso l'esito finale di questo incontro e diamo l'esito effettivamente riportato. Noi abbiamo 2 possibilità: o abbiamo vinto, win, o lose, o abbiamo perso. Claro, no? Se io vado a mettere win in questo caso, quindi pollice in su, automaticamente sapete bene che lui mi dirà che il netto in tempo reale è di 0,80, il netto dell'area A1, in questo caso per un fattore che è il primo evento, sarà paritetico al netto in tempo reale globale, e sei in attivo, fai un reset e inizia una nuova sequenza in area start. Nessun vincolo di quota nell'area 1B. Perché? Perché ovviamente avendo creato un utile non ha senso andare avanti in questo caso. Cosa facciamo? Abbiamo vinto, sappiamo, andiamo in area start in questo caso,
Andiamo nello storico, sappiamo che abbiamo vinto 80 centesimi, nello storico entrate e uscite, segneremo i nostri 80 centesimi, chiaramente come al solito rimane in sovraimpressione la parte dello storico totale, segneremo i nostri 80 centesimi, andiamo qua, facciamo un bel reset, ecco guardate il tempo del reset che vi dicevo, 7 secondi, 8 secondi. Ok, questo è il tempo necessario, è un attimo, insomma, non vi preoccupate, è che c'è molto, molto, molto qua dentro, quindi non è uno scherzo. Adesso ricominciamo, vi faccio notare una cosa, prima anche per chi ci segue dall'estero, se io vado su English Language, chiaramente avrò tutto in inglese e se anche vado in area 1 avrò real time, initial bet e così via, hot zone e così via, questo è normale. Scusate la pronuncia in inglese è molto spagnola la mia, initial bet, no, initial bet, però è normale che sia così. Ok, torniamo qua, rimettiamo la lingua italiana in questo caso e quando fate il reset l'unica cosa che non cambierà mai è la lingua, ok? Rimarrà sempre quella che avete scelto quando avete aperto il file, per ovvi motivi. Torniamo un attimino qui ad investire il nostro euro e andiamo in area 1. Ok, adesso abbiamo vinto, abbiamo segnato la nostra cassa, adesso invece andiamo a prendere ad esempio Liverpool Arsenal, ok, una partita di calcio in questo caso. Tranquillamente andiamo col nostro euro di investimento base perché l'abbiamo deciso noi a dare una quota, ad esempio 1.33, dico una stupidaggine, ovvero 1x. Una doppia, ok? Double chance, doppia chance, ok? Attendiamo chiaramente l'esito, in questo caso sapete bene che se metto vinto, ok abbiamo vinto 33 centesimi, bla 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 bla, ma se metto perdo, chiaramente perderò il mio investimento. Ora, cosa succede? Mi appare una nuova scritta dove mi porta, quindi mano nella mano sarà tutto scritto, te scritto, non vi preoccupate. Passa in area 1B, passando in area 1B, eccola qua, la vedete, no? Area 1B, l'indicatore puntata 1B, esito finale 1B, netto in tempo reale 1B, bla bla bla. Noi abbiamo un tempo reale totale di meno 1 euro perché in questo caso la area 1A non è andata a buon fine. Ecco, qui sopra avete sempre comunque l'area di riferimento, ragazzi. Ora, lui chiaramente ci dice adesso voglio che mi lavori a 2 euro ma che la quota di investimento mi si mantenga su un 1 punto, la quota di investimento, la quota ovviamente sì, in questo caso che andiamo a scommettere sarà di 1,50, non deve essere per forza di 1,50, può essere di 4 come di 1,10, lui vi dà però in questo caso in un calcolo matematico di bilanciamento tra rivalutazione di investimento e quota, vi dà il perfetto equilibrio per non andare tra virgolette né in eccesso con gli investimenti né tantomeno a cercare quote troppo elevate che può mettere a rischio chiaramente le nostre procedure di chiusura. Questo si fa in questi casi. Adesso noi prendiamo un'altra partita, in questo caso prendiamo ad esempio il tennista tennis 1, chiamiamolo così, tennis 1 contro il tennis 2, quindi stiamo parlando in questo caso ad esempio del mondo del tennis, dicevamo, quindi abbiamo preso due tennisti e in questo caso noi prima di mettere la quota metteremo le note e diremo ok, win tennis 1, ok, per noi vince il giocatore 1 che avrà un nome, metteremo il nome chiaramente, adesso non stiamo chiaramente dicevo a fare cose perfette che non c'è bisogno, l'importante è che avete capito che le note comunque nella loro banalità risultano molto importanti chiaramente per ricordarci quello che stiamo facendo. Ora, vero che se io adesso trovo una quota, perché il tennista 1 è pagata a 1,50 in questo caso come quota, e quindi metterò sì, l'ho trovata una quota da 1,50, ho fatto l'investimento, è chiaro che se dovessi vincere questo valore mi dovrebbe tornare esattamente a 0, ok? Andiamo a fare una verifica, metteremo vittoria e noterete che torniamo a 0. Sei inattivo, fai un reset, inizia una nuova sequenza in area start. Perché?
perché se tu torni a zero o hai chiaramente un surplus, in questo caso una economia, lui automaticamente, sapete come funziona scommesse matematiche, vi fa portare sullo start, vi fa segnare, come abbiamo visto prima, le somme accumulate, in questo caso è zero, non avremo accumulato niente, e vi fa ripartire da capo. Ora, noi potremmo qui anche trovare una quota a 2, ok? Questo sappiamo che comporterebbe automaticamente un utile. L'utile in questo caso è stato di 1 euro, ok? Se io vado qua, mi tengo sul generico, mi dice quota 1,50 meno 1, investo 2 euro, ma su una quota a 2 o a 2,40, facciamo un esempio, gli do la conferma che l'ho presa, automaticamente avrò vinto 1,80 euro. Ora, mettiamo che invece io non l'ho presa, ok? Adesso vi faccio vedere anche quando a volte investiremo su quote inferiori a quello che lui ci chiede. Voglio arrivare a questo, voglio arrivare. Ok, passa in area 2, quindi andiamo in area successiva. Vedete come ci segue tranquillamente. Ora ci riporta il bilanciamento negativo totale degli eventi precedenti. In questo caso ci troviamo in area 2 e lavoriamo in area 2A. E poi, se le cose vanno male, lavoreremo in area 2B e così via. Ora ci dà un indicatore di quota che avete notato che nel foglio precedente non esisteva, di 2,50, e però ci richiede nuovamente un investimento di 2 euro, come era l'area 1B. Quindi non pensate che ci sia una rivalutazione costante, no, lui manterrà in alcuni momenti l'ultimo investimento, lo ripropone aumentando la quota. Se la quota mi comincia a diventare troppo elevata, noterete come già lui già sa la situazione e mi dirà: guarda, se le cose vanno male qui dovrai investire 3 euro, cioè ci avverte prima, quindi sappiamo anche quale sarà il budget successivo. Ottimo, perché abbiamo la situazione sotto controllo in questo caso. Comunque facciamo un esempio, ci chiede una quota a 2,50, ora l'esempio facciamolo positivo e poi negativo, la trovo una quota a 3. Lasciamo perdere, adesso sono incontro di calcio, di basket, di hockey o di quello che ci pare, o di ciclismo, perché abbiamo trovato il vincitore della tappa odierna. Io vado qua e gli dico: ho vinto, chiaramente ho recuperato tutto, nessun vincolo di quota nella fase successiva, si impalla, tra virgolette, nel senso si ferma volutamente. Abbiamo ricreato un utile in real time di 1 euro perché ne abbiamo vinte 4, 3 le abbiamo chiaramente recuperate e si ricomincia. Ora facciamo ora una cosa diversa. Vi faccio vedere, e qui è la parte che maggiormente mi piace, perché questo concetto matematico di rivalutazione non costante, ma solo in alcune fasi, ci porta ad avere dei vantaggi enormi. Perché? Adesso noi effettivamente stiamo nuovamente, qui mettiamo un attimino lo 0, torniamo indietro, ok? Rewind, stiamo così. Ci troviamo che lui ci propone una quota a 2,50 per recuperare comunque, con un investimento di 2 euro, ci siamo. Io reputo una quota 2,50 un pochettino alta, cioè reputo questa quota non idonea per come faccio io gli investimenti, ok? Le mie scommesse e gli investimenti. Ci andrei un po' più tranquillo, nel senso, adesso ho un debito di 3 euro, devo anche cominciare un attimino a recuperarlo e poi casomai una volta che ho parzialmente recuperato la mia fase debitoria cercare invece di creare un attivo. Questa è una logica chiaramente naturale, penso, no? Non portarsi troppo alla rivalutazione costante degli investimenti, perché sappiamo che solita frase che dico io: la fortuna è cieca, la fortuna è bendata, ma sfiga ci vede benissimo, la sfortuna ci vede benissimo, quindi la fortuna sì, ma la sfortuna quando ci mira ci mira. Quindi dobbiamo trovare una soluzione intelligente evitando stringhe negative che perdurino nel tempo. Ora io trovo una quota, ascoltatemi bene, di una partita di calcio, ok? Milan Barletta, turno di Coppa Italia. La vittoria del Milan è pagata a 1,37, dico tanto per dire, non so, sarà pagata 1,18, 1,42, non lo voglio sapere. Metterò win Milan, chiaro, no? Attendo l'esito. Ora, partiamo dal presupposto che se anche io la prendo, non avrò recuperato il real time, ovviamente, il mio real time rimarrà in passivo, ma poiché lui già ha predisposto una rivalutazione del 50% aggiuntiva rispetto alla puntata del 2A e dell'1B, accade qualcosa di molto interessante e lo andiamo a vedere. Ricordatevi che avevamo un indicatore di quota a 2,50. Io voglio andare piuttosto tranquillo, si può anche perdere per carità, però voglio andare piuttosto tranquillo e dirò: sì, questa l'abbiamo presa,
Cosa è accaduto? Noi da una quota di 2,50, attenzione ragazzi, una quota di indicatore a 2,50, semplicemente con un investimento su una quota 1,37, con lo stesso investimento dell'evento precedente, 2 euro e 2 euro, ci troviamo adesso a lavorare a 3 euro con una quota 1,75. E già, ragioniamo. E già torniamo in una situazione dove le percentuali a quote sotto il 2,0 chiaramente nel lungo periodo cadono a nostro favore nel lungo periodo. Ma noi siamo comunque molto attenti e certosini a tal punto di non voler rischiare di tornare da meno 2,26 e casomai a meno 5,26 perché investiamo 3 euro, e invece di dare retta al nostro software, in questo caso, diremo no, ho trovato una partita di... non lo so, ma ho trovato che Max Verstappen è pagato a 1,40 e vince la prossima gara di Formula 1. Ok? A me piace questa cosa, poter svariare in questo caso, perché uno può trovare nei vari sport l'occasione, può trovare una quota di valore come qualcuno la definisce, quindi possiamo interagire su tutte le situazioni e capire quale potrebbe essere quella più interessante, perché una quota per errore dei book è un po' sopravvalutata, quello che vogliamo, in qualsiasi evento sportivo. Cioè, The Snake è a 360 gradi. Ora trovo Max Verstappen che viene pagato a 1,44 e vince la gara. Siccome vince tutte, in questo caso facciamo un esempio, vince pure questa. Sappiamo già che non chiuderemo comunque la stringa, perché per chiudere la stringa avevamo una necessità oggettiva di una quota 1,75, ma va bene così. Che succede? Chiaramente la nostra fase debitoria si è portata a meno 0,94, passa in area 3, quindi andiamo in area 3, noterete che mi ripropone non 4 euro o 2 euro, no, mi ripropone l'evento del 2B, cioè di 3 euro, ma chiaramente la quota è di 1,31. Siamo tornati a poter anche, in un certo senso, azzardare, perché abbiamo dedicato del tempo, poteva essere un half time, poteva essere quello che ci pareva, abbiamo dedicato del tempo. Ed è giusto che creiamo anche un'economia. Proviamo. Allora, io troverò ad esempio gol pari, numero di gol pari in una partita di calcio, su Bet365 è pagato mediamente 1,85, 1,90, ok, io dico 1,85, vinco, in questo caso sono stato fortunato, la partita è finita con numero di gol pari, 0-0, 1 pari, 2 pari, 2-0, 3-1, 4-2, 5-1, quello che volete voi. Chiaramente avrò creato un utile di 1,61 euro su una ricerca da me estremizzata, perché avete notato come questa stringa negativa che si era creata in realtà con delle piccolissime scelte da 1,30, 1,33, 1,40 ci permette molto velocemente di recuperare. Ma no, noi siamo stati sfortunati e la partita è finita con un numero di gol dispari, quindi abbiamo perso. Ora, cosa accade? Noi ci troviamo adesso a meno 3,94. È così, ecco il momento per il quale c'è una rivalutazione del 2.0 di ricerca quota o giù di lì, con un investimento a 4 euro. Quindi noi potremmo anche riproporre ad esempio adesso nuovamente una partita con un numero di gol pari, faccio un esempio, gli diciamo che l'abbiamo ritrovata a 1,85, gli diciamo che questa volta ci è andata bene, ci riporta chiaramente questo giochino di bilanciamento, ci riporta a un netto in tempo reale, in real time, estremamente flebile, limitato. Ora passa in area 4, abbiamo comunque una piccola fase debitoria, quindi stiamo effettivamente gestendo una logica, no, di quote un po' alte, quote un po' basse, con rivalutazioni limitate. In alcuni casi non c'è neanche la rivalutazione, vedete, me lo ripropone, perché comunque viviamo in aree, con questo giochino dell'investimento, soprattutto in area B, un po' più bassino, che ci permette comunque di recuperare una buona fetta del debito senza rischiare molto spesso, non perché a quota 1,30 si vinca sempre, ci mancherebbe. Però è anche vero, insomma, che riusciamo a gestire una situazione un po' ingarbugliata. In questo caso ci propone di investire 4 euro, noi troveremo ad esempio, lui propone addirittura una quota 1,14, praticamente ci siamo,
noi lavoreremo una quota, troveremo un over a 1.50, dico una stupidaggine, nel mondo del calcio, di quello che volete voi, o del ping pong, 74 punti, quello che volete voi. Gli diciamo che è andata bene, mettiamo un bel segno su, ci portiamo a casa il nostro ore 46, sei in attivo, fai un reset, nessun vincolo di quota e andiamo avanti come start. Segnerò l'utile che ho creato, che era in area 4, vedete, oddio che area era, quant'era che ho vinto? Ecco, si è illuminato, ragazzi, torniamo qua, si è illuminato, quindi non vi sbagliate, è fatto bene, è una buona interazione, cioè. Abbiamo vinto, dicevamo, 1,46 euro, torniamo in area start, andremo nel nostro storico entrate-uscite, metteremo 1,46 euro ad esempio, lo segniamo, lui memorizza ovviamente la somma storica, andiamo in start, facciamo il nostro reset, sta resettando, i nostri 6-7 secondi glieli dobbiamo concedere chiaramente, 8, poi dipende dal computer, chi ce ne mette 4 e chi ce ne mette 9, normale, no? Dipende se abbiamo un computer preistorico o un computer insomma di buona generazione, però comunque questo è, non credo che in questi 7 secondi di reset vi mettete le mani nei capelli, insomma ve li strappate. The Snake quindi lavora concettualmente su una bivalenza, in questo caso matematica, di bilanciamento tra rivalutazione non costante, l'abbiamo visto, non costante in questo caso, al contrario di quasi di eventi normali che si usano in altri moduli, non costante, e automaticamente la ricerca della quota, poiché la rivalutazione di investimento non è costante, mantiene in alcune fasi dei rialzi chiaramente, ma automaticamente poi dei ribassi, anche se le cose vanno male. Perché? Perché c'è stata la rivalutazione unitaria del valore di partenza, in questo caso di quest'area, che fa poi automaticamente un The Snake. Vi ricordate il gioco? Io parlo non tanto con i giovanissimi. Vi ricordate i primi giochi che c'erano sulle Nintendo, sui Commodore 64, 128, Atari? C'era il famoso gioco The Snake, che ancora oggi lo rifanno, è anche più carino. Cioè quel famoso serpentino che doveva mangiare delle cosine e piano piano si allungava la coda. Vi ricordate? Il concetto è lo stesso. Cioè noi otteniamo un obiettivo, lui allunga la coda se non otteniamo l'obiettivo, quindi si allunga, si rinforza, l'allungarsi è concettualmente l'aumentare, anche se non in modo conseguenziale, la fase di investimento. Le quote che cosa sono fondamentalmente? Sono il cibo di The Snake, questo è ovvio. Quindi che succede? A un certo punto comunque questo allungamento arriverà a un punto tale dove lui è sazio, cioè siamo tornati in attivo. Ecco perché è stato definito The Snake, per ovvi motivi, cioè il serpente. Salutiamo i serpenti gemelli qua là da The Snake. Ora, The Snake ve lo vedete chiaramente in descrizione come si ottiene. È stato creato, ribadisco, per il mondo del calcio, ma poi ci siamo accorti che francamente ha delle grosse validità. Pensate questo software associato a dei moduli che predicono degli eventi, ad esempio come il Quantum Calcio o il Tennis Manager, che predice ovviamente degli eventi. Pensate poter utilizzare quindi addirittura come fase di ammortamento in questo caso questo ottimo progetto con dei file chiaramente in questo caso che predicono dei risultati. Diventa geniale. Il vantaggio qual è? Proprio che possiamo passare dal Quantum Calcio al Tennis Manager. Io ne sto dicendo due, ma ce ne sono anche altri chiaramente. Quindi vedo un'associazione molto forte, cioè The Snake diventa in questo caso, proprio per la sua duttilità e non avere quindi una logica definita su un'area sportiva specifica, diventa molto potente. Lo escluderei, ve lo dico subito, prima che qualcuno me lo scriva anche nei commenti. Per favore, non c'entra niente col casino. Non state a cominciare a pensare adesso che tutto fate intorno al rosso e al nero, al pari e dispari, numero alto, numero basso, se gioca la sestina. Non mi sembra questo il metodo, proprio perché noi andiamo qui a poter modificare, tra virgolette, quelle che sono le esigenze di The Snake per una chiusura immediata, aumentando o abbassando anche le quote che lui propone. Quindi diventa molto più snello e oggettivamente avere tutti gli sport disponibili di una giornata su qualsiasi book per trovare quella cosa che ci interessa
non ha limiti di gioia per certi aspetti. Nel mondo del casino c'hai dei parametri fissi, quelli te li tieni, e se le cose ti dicono male, te fai male, chiaramente. Quindi questo è il buon The Snake, spero che vi sia piaciuta questa nuova idea. So che qualcuno dirà: a me delle 5 lingue non me ne frega niente, Max mi mandi solo quella in italiano. Non si può fare, ve lo dico subito, per favore, non si può fare. È così, scegliete la vostra lingua tranquillamente, ve la tenete e andate avanti. Va bene ragazzi, io vi auguro una felice giornata, come sempre. Ci vorrà un po' di tempo da quando ho fatto il video a quando verrà messo su internet, perché dovrà essere tradotto, come dicevo, con i sottotitoli in 5 lingue, in 4 lingue, per la quinta è quella italiana, quindi non deve essere tradotto per ovvi motivi. Va bene? Felicità a tutti, felicità a tutti.